Difficilmente troverete un'opera che possa eguagliare questa per grazia e sensualità. La Venere marmorea che avete di fronte fu ritrovata nella Domus Aurea, risale al secondo secolo d.C. e si crede essere la copia di un originale di bronzo, databile tra il IV e il I secolo a.C., che si trovava a Siracusa, più precisamente nel santuario dedicato ad Afrodite. Altre interpretazioni vogliono che la vera copia della Venere di Siracusa sia quella che oggi è conservata al Museo archeologico della città siciliana e che è conosciuta col nome di Venere Landolina. Al suo ritrovamento la statua era acefala, cioè priva di testa. Quando nel 1594 la famiglia Farnese la acquistò, la fece restaurare, facendo dunque aggiungere il capo. Restò nel palazzo della nobile famiglia romana fino al 1786, quando giunse nella città partenopea sotto il regno di Ferdinando IV di Borbone, a seguito dell'eredità dell'intera raccolta farnesiana ricevuta qualche decennio prima dal padre Carlo, che era figlio dell'ultima discendente della famiglia, Elisabetta Farnese. Fu dunque sottoposta ad ulteriori lavori di restauro, affidati allo scultore Carlo Albacini. Come si vede ancora oggi dai segni presenti sulla statua, fu sostituita una gamba e nuovamente la testa, che Albacini pose in modo che la bella Venere guardasse all'indietro, accentuando così l'attenzione sulla nudità del suo fondoschiena. Il termine callipigia, infatti, significa letteralmente dalle belle natiche. La contemplazione della propria nudità, in cui la Venere è colta e a cui sembra quasi invitare lo spettatore, è accentuata dalla sua posa. È sorpresa nell'atto di sollevarsi il chitone, in un gesto sensuale sì, ma anche rituale. Secondo alcune interpretazioni, infatti, il gesto allude ad un rituale diffuso nella Grecia antica, noto come anasirma, in cui l'esibizione delle parti intime è un mezzo di ripulsa verso un nemico soprannaturale, quasi un gesto scaramantico. Un'altra interpretazione, invece, vuole che la bella dea stia facendo un bagno, mentre volge il capo all'indietro per svelare e contemplare le sue grazie in uno specchio d'acqua. Come per esempio è colta la Venere al bagno di Tommaso Solari, del 1762, che si trova in un altro sito reale borbonico, più precisamente nei giardini inglesi della Reggia di Caserta, che a differenza di questa però non è disinvolta, ma al contrario sembra quasi volersi nascondere da eventuali occhi indiscreti. Gli occhi sulla nostra bella Venere Callipigia li aveva sicuramente messi il generale francese Jean-Étienne Championnet durante l'occupazione francese nell'ambito delle spoliazioni napoleoniche. Come risulta da una missiva inviata al direttorio del febbraio 1799, la statua, insieme ad altre presenti nel museo, come ad esempio quella di Agrippina, venne individuata per essere inviata in Francia, ma l'operazione non andò a buon fine. Poco più di un secolo prima, più precisamente tra il 1683 ed il 1686, un suo connazionale, François Barrois, mostrò la stessa ammirazione per quest'opera, ma in altro modo. Ne fece infatti una copia. Barrois era uno scultore e fu durante la sua permanenza presso l'Accademia di Francia a Roma che scolpì per il re di Francia Luigi XIV la sua personale Venere Callipigia, prendendo l'idea, come evidente dalla posa, dall'opera del Museo archeologico di Napoli. Attualmente questo suo capolavoro appartiene alla collezione del Louvre. È chiaro quindi che nessuno sia mai riuscito a rimanere indifferente alla bellezza di questa statua, che è stata spesso di ispirazione e che ancora oggi riesce a sorprendere chiunque le si trovi davanti.